ragazzi, io sono Matteo Valenza, oggi siamo ad Asti e vi faccio vedere una casa Energy Plus. Venite con me. Qui vediamo già subito che ci sono 3 bei Powerwall da 13 kW e mezzo per un totale più o meno di 40 kW. Una bella Model X. Qua casa green ragazzi, 100%. Qui cosa abbiamo? Una bella palestra. Tanto dovete sapere che questa bicicletta è elettrica e si carica da sola. Quindi fate cyclette, si carica la batteria, poi andate in paese tranquilli. Questa è la parte tecnica. Qui arriva l'acqua, viene riscaldata automaticamente, autonomamente da questo sistema e poi viene immessa dentro la casa. Qui abbiamo il nostro inverter che vediamo che sta producendo 6,9 kW perché abbiamo un impianto fotovoltaico da 20 kW. Tutto il sistema di domotica e anche il sistema internet. Ma è meglio che saliamo e chiediamo all'ideatore di questa casa, perché ci sono tante cose tecniche da dire e non vorrei sbagliarmi. Eccoci, ciao Pierpaolo. Ciao. Grande. Ciao. Hai fatto un super lavoro. Sì. Cosa ci puoi dire velocissimamente di questa casa? La caratteristica principale è che la casa produce molta più energia di quella che consuma. Quello che vuol dire Energy Plus. Energy Plus, esatto. E cosa ne fa di questa energia in più? La dà alle auto elettriche. Certo, abbiamo visto giù che Esatto. hai 2 colonnine, una Prisma e una... Sì, una Zappi Una e Zappi, Tesla. scusa, e una Tesla, esatto. Si possono percorrere ogni anno circa 40.000 km in totale. Solo con la Solo con produzione l'energia energetica della casa. Esatto. Ammazza. Quindi praticamente c'è un impianto fotovoltaico da 20 kW Sì. che stocca l'energia nei Powerwall. Esatto. Se poi i Powerwall sono pieni, l'energia in eccesso che non viene utilizzata viene rilasciata nella rete. Noi cediamo energia in più, soprattutto l'estate, alla rete perché chiaramente è peccato buttarla via. Certo, poi comunque il gestore ti ritorna una certa cifra economica a fine dell'anno, quindi perché no? Poi ho visto anche che giù ci sono delle grandi riserve d'acqua. Tu prima mi parlavi di questo impianto, diciamo, che riesce a stoccare praticamente l'acqua calda che viene prodotta dal generatore durante la giornata, che è un generatore elettrico. È una pompa di calore elettrica. Aria-acqua, Aria-acqua. produce acqua calda e i serbatoi, diciamo, sono degli accumuli termici che aiutano ad accumulare l'acqua termica, l'acqua calda di giorno, così che viene messa in circolazione nella casa anche di notte. Quindi noi produciamo l'acqua calda di giorno in autoconsumo quando c'è il sole. Certo. E poi evitiamo di far funzionare la pompa di calore di notte, così da non prendere troppa energia dai power. Tra l'altro mi hai detto inoltre che comunque funzionando di giorno, essendo che comunque la temperatura è più calda, sforza molto meno la produzione. Esatto, e poi in più riusciamo ad avere tutta questa energia in più da dare alle auto elettriche perché la casa stessa è molto molto efficiente, ha una serie di principi bioclimatici che aiutano a riscaldarla d'inverno, a raffrescarla l'estate in maniera naturale, molto ben coibentata e quindi la casa stessa è una grandissima batteria termica. Certo, perché comunque mantiene la temperatura. Tu mi dicevi che addirittura c'è un sistema per scambiare l'aria, per raffreddarla e riscaldarla in maniera tale che Sì. nella casa rimanga sempre aria pulita, fresca, ma alla stessa temperatura. Esatto. Ma poi ho visto che ci sono anche tante altre cose interessanti. Magari ci spostiamo nelle altre stanze e le vediamo. Questa è la prima sala, la sala musica, che è la sala più interessante, se devo dirvi. Cioè, mi piace molto. Qui intanto abbiamo un'acustica pazzesca perché il tetto è molto molto alto. Questo tetto è rivolto a sud perché per massimizzare, diciamo, la produzione dell'energia elettrica, perché qui abbiamo un impianto fotovoltaico da 20 kW. Qui sopra invece abbiamo la macchina VMC
ventilazione meccanica controllata che permette di scambiare l'aria da dentro a fuori. Quindi esce aria, diciamo, viziata, entra aria pura. Questa è la seconda cucina della casa, la cucina al piano superiore, e qui vediamo subito una bellissima serra idroponica della Tomato Plus, dove abbiamo possibilità di crescere qualsiasi cosa. Quindi qui per esempio abbiamo il cavolo rosso, il crescione, il ravanello, spettacolo. Praticamente questa ha un costo più o meno sui 7.000 euro, ma perché ci sono 4, diciamo, stadi, e è possibile anche acquistarla con uno stadio solo, costa molto meno. Questa a 4 stadi può sfamare tranquillamente una famiglia, ma diciamo che in una casa forse così grande non avrebbe molto senso, a meno che non si fa parte di una famiglia molto numerosa. Così grande viene utilizzata nei ristoranti stellati per la produzione di germogli, perché i germogli comunque hanno un costo non indifferente e con questa macchina è possibile produrli in maniera molto veloce e molto green. Ora vi porto giù e vi faccio vedere delle altre stanze. Questa casa è stilisticamente veramente molto figa, vi devo dire la verità. Poi consuma anche praticamente zero, anzi produce energia. Una cosa molto curiosa che mi ha colpito è la sala della lavanderia. Voi dite, vabbè, una lavanderia, cosa c'è? In realtà qui c'è una cosa molto interessante. Questa lavatrice ha 2 tubi, quindi entra anche entra anche acqua calda. Quindi praticamente la casa con tutto il suo sistema già scalda l'acqua e quindi non c'è bisogno che lei scaldi l'acqua per lavare, ma gli arriva già acqua calda, quindi è veramente molto efficiente. Un'altra cosa molto interessante è come è stato studiato l'impianto fotovoltaico, perché mi dicevi prima, Paolo, che praticamente qui la pompa di calore non viene, cioè il calore viene prodotto direttamente dall'impianto fotovoltaico, non Sì. come prima che invece c'era... Sì, una volta si usavano i pannelli solari termici Esatto. per fare l'acqua calda direttamente. Adesso conviene sfruttare tutta la superficie del tetto, che è sempre una superficie limitata, tutta per il fotovoltaico, così che con il fotovoltaico e la pompa di calore aria-acqua facciamo anche acqua calda, sia sanitaria che per riscaldare la casa. Ed è molto più efficiente perché comunque prima mi dicevi che praticamente produceva molto durante la stagione Sì, estiva, però la stagione estiva è la stagione in cui hai meno bisogno dell'acqua calda, esatto. quindi non aveva senso. Esatto, oggi con i pannelli fotovoltaici di oggi a altissima efficienza, che producono energia anche con luce diffusa, quindi quando c'è Quando sole o c'è piove, nuvolo anche. e la pompa di calore di ultimissima generazione, quindi molto più efficiente, riusciamo a far meno dei pannelli solari termici e usare tutto il fotovoltaico che ci serve anche per tutto il resto. Quindi è tutto elettrico e ci aiuta a far funzionare anche le auto, e elettrodomestici, riscaldamento, qualsiasi Sì, cosa. praticamente qui tutta l'energia viene prodotta dall'impianto fotovoltaico. Esatto. La casa ha un bassissimo impatto Sì. e il calore che viene utilizzato in casa è pochissimo. Esatto, se fossimo su un'isola o una zona molto ventilata sarebbe anche opportuno aggiungere un microeolico. In questo caso no, perché il vento è veramente pochissimo. Ovviamente questa casa non è assolutamente allacciata al gas e qui infatti vediamo in cucina, questa è la cucina principale, c'è un impianto elettromagnetico a induzione. Questa casa ha 2 cucine, ha 2 bagni, ha 2 lavanderie, eccetera, perché è stata creata appositamente per essere divisa in 2 parti, in modo tale che la parte su o la parte giù potrebbe anche essere affittata e quindi fa reddito. Quindi praticamente niente bollette, in più ci pagano l'affitto gli altri, questa casa si ripaga da sola. Eppure la cuccia del cane è termoautonoma. Vedete l'impianto qua fotovoltaico serve d'estate per raffrescare. Vero? Ciao! Qui, diciamo, nella parte esterna, la parte estiva, che poi tanto estiva non è, abbiamo anche una spa. Quindi con circa 1000 litri d'acqua è possibile anche riscaldarla fino a 40 gradi.
Là nell'angolo vediamo la pompa di calore che scalda e raffredda l'acqua. La pompa di calore immette l'acqua calda all'interno dell'impianto per riscaldare casa. Dicevamo, l'acqua calda entra dentro nell'impianto riscaldamento a pavimento. Come se fosse le nostre vene del corpo, la casa viene riscaldata completamente ed è molto più efficiente avere un impianto di riscaldamento a pavimento rispetto al normale termosifone, perché il normale termosifone porta l'acqua a circa 60 gradi, mentre qui con il riscaldamento a pavimento abbiamo l'acqua a circa 30-40 gradi massimo. Ovviamente in ogni casa tecnologica non può mancare il nostro Hey Google, accendi la TV. Ovviamente qui abbiamo un impianto domotico veramente interessante. Come possiamo vedere qui abbiamo tutta la parte del clima, quindi la climatizzazione di casa, vediamo tutte le temperature. Ma una cosa molto interessante, possiamo anche impostare degli scenari e con gli scenari possiamo anche fare questo. Qui si sono spente le luci e adesso possiamo anche dire di far scendere le tapparelle. E quindi tutte le tapparelle di tutta la casa scenderanno automaticamente. Quindi volendo io potrei uscire di casa e dimenticarmi di aver spento le luci, spegnerle da qui e far pure scendere tutte le tapparelle. Quanto lo voglio. Abbiamo anche una statistica dell'utilizzo dell'energia. Questa app, ragazzi, mi piace tantissimo. Vedete qui, allora, per esempio il 24 gennaio, vedete qui, proviamo a vedere quanto ha prodotto, vedete, energia prodotta 29,3 kWh, utilizzati dalla nostra casa 30 kWh. Il resto è stato completamente accumulato dal Powerwall. E se vediamo, questa è l'energia presa dalla rete. Zero. Quindi la macchina, cioè, quindi la casa. Bene ragazzi, per oggi è tutto. Vi ringrazio per essere stati con noi. Ovviamente, come sempre, vi prego di iscrivervi al canale, lasciare un bel like, un commento e ti ringrazio per Paolo, è stato Ciao, ottimo. alla prossima. Grande esperienza. Bello, mi piace. Mia prossima casa così la voglio. Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale Telegram così potremo parlare di questa bellissima casa, anzi villa super ecologica. Mi raccomando, poi anche lasciate un bel commento che voglio sapere cosa ve ne pensate.